Mi è stato chiesto in più di un video come faccio a cambiare velocemente le ancorette agli artificiali. Allora, per prima cosa, cambiare le ancorette agli artificiali e quindi anche agli split ring ed essere veloce a farlo non è una questione di bravura, ma di praticità, cioè averne cambiate tantissime e quindi sapere come muoversi e cosa fare. Vi faccio solo vedere qui alcune quelle che ho cambiato. Qui vedete, queste sono quelle arrugginite, tanto per farvi un'idea. Ne ho altri pacchi di quelle arrugginite, ma già avete capito, sono solo quelle dell'ultimo periodo, parecchie cambiate. Per fare questa operazione quindi ci serviranno degli attrezzi particolari e i pezzi di ricambio, che sono gli split, se dobbiamo cambiare anche gli split perché sono troppo arrugginiti, e naturalmente una selezione di ancorette. Quindi vediamo anche alcune fra le più grandi, poi le più piccole, anche di diversa, diciamo, fattura, quindi sono fatte queste sicuramente più leggere, quelle stagnate hanno un filo più sottile, e poi abbiamo anche quelle molto piccole e piccolissime, ad esempio queste qui, come vedete sono misura 10. Bene, con queste attrezzature quindi possiamo, cioè con questi pezzi di ricambio possiamo andare a sostituire le ancorette. Cosa ci serve per sostituire le ancorette? Molti diranno vabbè, domanda semplice, ci serviranno le pinze. Ok, ma quali tipi di pinze? Sono praticamente le pinze con gli split pliers, si chiamano. Sarebbero praticamente questo tipo di pinze qui, con un becco a punta, questo qui, che praticamente serve per aprire gli split. Ve lo faccio vedere su uno split di grosse dimensioni. È un portachiavi, ma alla fine sempre di uno split ring si tratta. Praticamente che si va a fare? Si va ad agire in maniera tale che questa punta, poggiandosi e stringendo, possa penetrare fra i due pezzi di ferro ed allargarla, e quindi ci dia la possibilità di far passare all'interno gli ami oppure i ganci dell'artificiale, quindi laddove si va ad attaccare poi lo split, che qui vediamo nella sua forma e di grandezza idonea. Ok, quella che vi ho fatto vedere è una pinza per aprire gli split di grosse dimensioni, come questi, a partire da questi, diciamo, ed anche più grossi, perché ha una punta abbastanza grossa, poi come vedete è molto lunga, quindi basterà andare a fare l'operazione che abbiamo fatto prima sullo split grosso, facendo molta attenzione, una leggera pressione, e poi una volta che sia un po' aperto stringere un po' di più, tenendolo l'artificiale fermo così, stando molto attenti, magari utilizzando anche dei guanti. Non lo reputo necessario, ma per chi volesse farlo però si rischia poi di far rimanere attaccate le ancorette ai guanti. Si apre, si tiene questo tirando da questa parte e la pinza da quest'altra, in modo tale che facendo girare, quindi facendo questo movimento col polso, vedete, facendo semplicemente girare, lo split passi attraverso il gancio dell'artificiale. Ve lo faccio vedere da vicinissimo, ecco qui, poi si lascia e si prende di nuovo lo split da qui fino a farlo uscire completamente. Operazione molto semplice. Se abbiamo un amo, quindi come questo qui, con lo split attaccato, e lo dobbiamo togliere, stessa operazione, facendo molta attenzione alle dita, mi raccomando, si tiene fermo qui, si apre leggermente lo split, facendo in modo di non essere né troppo vicini qui alla punta dello split dove si apre, né troppo distanti, altrimenti non si aprirà abbastanza, ma alla giusta distanza, che imparerete vedendola qui dal video oppure con la pratica. Si apre lo split facendo sempre molta attenzione, si fa lo stesso movimento che abbiamo fatto prima tirando, ed ecco che lo split esce da dov'era, ed abbiamo quindi l'amo, lo split tolto e l'artificiale pronto per la sostituzione.
Allora, io in questo caso non lo devo sostituire, quindi che farò? Andrò a rimettere lo stesso split. Consiglio, non mettete mai prima l'amo, almeno questo è quello che faccio io e mi sento di consigliarvi, allo split e poi andate a metterlo all'artificiale, perché vi verrebbe davvero male l'operazione. Ma semplicemente facendo sempre molta attenzione, non pizzicandovi le dita, aprite leggermente lo split, così, prendete l'artificiale, fate in modo che questo stia un po', ecco, in questo modo, vedete, abbia una leggera curvatura di qualche grado, in modo tale che si possa andare ad appoggiare il gancio dell'artificiale su questa parte qui, così, si possa fare leggera pressione, tenendo sempre ben fermo con la pinza, e si faccia dapprima arrivare in questa sede, così, quindi senza passarlo subito, ma appoggiandolo e facendolo entrare nell'apertura, vedete, e poi si gira in questo modo e si va a fare il movimento che abbiamo visto prima, ovvero questo qui, e lo split è inserito. Ok, per l'amo sempre in questa maniera lo teniamo ben fermo, così l'apriamo dal punto dove abbiamo visto prima, quindi né troppo vicino né troppo lontano, in questo modo, tenendo l'ancoretta così fra 3 dita, si tiene vicino qua con il pollice, si appoggia come abbiamo fatto prima, quindi questo come se fosse il gancio dell'artificiale, tenendolo un po' piegato, si apre, si fa in modo che passi, vedete, si gira, perciò si lascia quello spazio e poi si va a fare quell'operazione che abbiamo fatto prima e l'amo è messo. Ci ho messo assai adesso naturalmente per farvi vedere come la faccio, diciamo, al rallentatore, però come vedete non è niente di particolarmente difficile. Beh, questo è semplice, più semplice perché su un artificiale grosso con una pinza da split ring, una split pliers, abbastanza grossa, facile da usare, diciamo, però la maggior parte dei nostri artificiali, anche se questo è un 175, montano, diciamo, degli split più piccoli di quelli che abbiamo visto adesso, degli ami più piccoli e quindi un po' più difficili da maneggiare. Ma anche in questo caso dobbiamo usare degli attrezzi specifici, quindi non più una pinza così grande che ci troveremmo davvero male, guardate, è troppo lunga per poter fare operazioni su minuterie così piccole o ancora più piccole o ancora più piccole, e quindi ci serve una pinza, diciamo, di media grandezza, non troppo potente, tipo questa qui, con i becchi più piccolini e come vedete molto appuntiti ed a triangolo. Questo ci permetterà di fare la stessa operazione che abbiamo fatto prima, però su minuterie, quindi su split ring più piccoli, identico a quello che abbiamo visto prima. Apriamo, allarghiamo e facciamo uscire. Ok, perfetto. Questi ami andrebbero, anzi vanno cambiati sicuramente, quindi adesso ne approfitto per toglierli tutti, ma salvo gli split perché anche se hanno un lieve velo di ruggine sono ancora buoni, mentre gli ami, come vedete, rischiano di rompersi. Quindi facciamo come abbiamo fatto prima, ossia teniamo con le 3 dita appoggiando il pollice qui, allarghiamo e togliamo. Operazione davvero semplice, ed abbiamo tolto lo split ed abbiamo l'ancoretta. Ecco qui. Stessa cosa poi andremo a fare naturalmente sulle altre. Adesso io lo faccio abbastanza velocemente per farvi capire che con un po' di pratica riusciamo a farlo in maniera molto veloce. Una, senza farsi male naturalmente, e 2. Ecco qui, tolto. L'ultima, che poi è la più semplice praticamente perché non abbiamo più l'impedimento degli altri ami e le altre ancorette. Stessa operazione, una, poggio, faccio passare,
e tiro fuori. Ok, per l'amo la stessa cosa, sempre con 3 dita, così si allarga in questo modo e si tira fuori lo split. A posto. Benissimo, abbiamo praticamente ripulito il nostro bel Tide 175. Qua poi andremo a mettere gli ami nuovi. Faccio vedere cosa causa la ruggine sulle ancorette. Vedete qui praticamente questo qui ha perso 2 ami, uno qui ed uno all'ancoretta di coda. Di uno non me l'ho nemmeno accorto, poi l'ho visto dopo quando ho perso questo per incaglio praticamente. Questo anche va sostituito, diciamo, l'amo in coda, quindi l'ancoretta in coda totalmente, anche lo split perché lo vedo abbastanza arrugginito. Mentre qui andiamo a togliere soltanto l'amo rotto, l'ancoretta rotta. Il metodo è sempre quello, si va a fare questa operazione qui, faccio vedere più piano, ecco, olè, fatto. Vediamo come è ridotto l'amo qui, anche questo sta per rompersi, quindi andremo a fare la stessa operazione. Tentate di non pizzicarvi perché fa davvero male, o pungervi ancora peggio. Quindi questo si va a togliere come abbiamo fatto prima. Ok, ci sono rimasti 2 split ed è pronto anche questo per essere aggiustato. Voi direte adesso mi serve una pinza più piccola per fare questo che è più piccolino. No, perché questa qui di questa misura si adatta bene fino anche a split di piccola misura. Qua abbiamo degli split da 48 libbre numero 2 che ad occhio, che io molte misure le prendo ad occhio, però come vedete ci sta bene. Qui potremmo scegliere di mettere l'ancoretta oppure l'assist. Preferisco l'ancoretta, questo guardate è molto piccolo rispetto a quello di prima, quindi già potremmo avere qualche difficoltà, ma con un po' di manualità facciamo la stessa cosa. Si allargherà poco, anche perché il gancio dell'artificiale rispetto alla dimensione dell'artificiale sarà anche piccolo, quindi non avremo il problema di andare ad allargarlo troppo, infatti entra veramente facilmente. Ed anche questo è pronto per il suo amo. Quindi attrezzi molto semplici, pinze, prendete quelle di qualità. Questa di sicuro non è di super qualità, ma sono anni che ce l'ho, ho fatto un po' di ruggine perché la portavo prima al mare, ora si sta riposando qui nel nuovo, questo qui che vedete è la mia piccola officina, e questa qui che non vi consiglio per la marca sinceramente, anche se è ottima, ma proprio perché c'ha questa forma particolare che ben si adatta, come avete visto, a sostituire in sicurezza e velocemente gli split ring e gli ami sui nostri artificiali. Quindi vi ho fatto vedere come faccio a fare così velocemente. Ci vuole soltanto un po' di pratica. Con un po' di pratica e la giusta accortezza, come abbiamo visto prima, possiamo togliere sia gli split grandi che quelli più piccoli ancora, quelli piccolissimi, e sostituirli poi con le minuterie nuove, quindi le armature nuove, andando a togliere quelle arrugginite o comunque troppo ossidate. E ragazzi, se vi piace questo video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Questa è una mini guida che mi hanno chiesto, so che per la maggior parte di voi non c'è bisogno di questa mini guida, ma molti che iniziano adesso a fare spinning questa domanda se la fanno ed a volte sbagliano perfino a comprare la pinza, che si ritrovano senza beccucci. Quindi mi raccomando, pinza con beccucci, split pliers e siete a posto. Alla prossima.